In questo video abbiamo visto che cos'è un'abitudine, come è composta un'abitudine, da quali elementi è composta un'abitudine e alcuni punti strategici da tenere in considerazione per cambiare le nostre abitudini. Le abitudini che cosa sono, a che cosa servono e da quali elementi sono composte? E soprattutto, noi possiamo creare delle nuove abitudini per raggiungere i nostri obiettivi e migliorare la nostra vita? Di questo ed altro ti parlo in questo video. Ciao, io sono Emanuela Vitali e sono una coach professionista. Nella vita mi occupo di formazione, di insegnamento e aiuto le persone a risolvere problemi, avere strategie per migliorare il loro tempo, pianificare obiettivi ed essere più felici. Che cosa sono le abitudini e perché sono così importanti? Una volta che una persona ha sviluppato un'abitudine, il comportamento diventa automatico e non richiede praticamente più nessuno sforzo cosciente. Ovviamente esistono abitudini positive e abitudini negative, in entrambi i casi possono produrre effetti molto impattanti sulla vita di una persona, sia in positivo che in negativo. E le abitudini sono molto importanti perché possono migliorare considerevolmente la vita di una persona. Purtroppo le abitudini negative possono rovinare completamente la vita di una persona. Basta pensare alla dipendenza dall'alcol, dalla droga, dai pensieri negativi, dai comportamenti aggressivi nei confronti degli altri. Quindi in entrambi i casi sono comunque da comprendere e da capire. Molti scienziati si sono occupati delle abitudini e hanno scoperto che le abitudini vengono generate dal nostro cervello. Perché il nostro cervello dovrebbe creare abitudini? Lo fa perché il cervello è un sistema che, fra le varie sue caratteristiche, ha anche quella di ottimizzare l'energia e soprattutto risparmiare energia. In questo modo il cervello, creando le abitudini, crea dei processi di risparmio energetico. Ce ne rendiamo conto quando, per esempio, noi siamo abituati a entrare in una stanza e ad accendere la luce di quella stanza. Se noi provassimo, per esempio, a cambiare la posizione dell'interruttore della luce, ci accorgeremmo che per diversi giorni, forse anche settimane, la nostra mano andrebbe sempre alla posizione vecchia dell'interruttore. Questo ci fa capire quanto forti sono le abitudini e quanto sono radicate nel nostro cervello. E quando sviluppiamo un'abitudine, il nostro cervello non è che crea solamente un'abitudine che è un pensiero, no, crea proprio delle connessioni neurali per questa abitudine. Quindi è una cosa molto forte che plasma proprio il cervello. Le abitudini sono composte da 3 parti: il segnale, la routine e la ricompensa. E riconoscere queste 3 parti dell'abitudine è molto importante per costruirne delle nuove. Il segnale è ciò che scatena l'abitudine. Facciamo un esempio quotidiano e comprensibile da molti. I fumatori, per esempio, subito dopo aver bevuto il caffè, generalmente si accendono la sigaretta. Quindi il caffè scatena l'abitudine. Io, per esempio, la mattina quando mi sveglio bevo un bicchiere d'acqua e subito dopo mi vado ad allenare, quindi il bicchiere d'acqua scatena la mia abitudine. La routine è il comportamento automatico, quindi il fumare la sigaretta oppure allenarsi o fare qualsiasi altra cosa che è l'abitudine. La ricompensa è ciò che il cervello cerca come gratificazione per aver compiuto l'abitudine. Per esempio, dopo un allenamento magari anche molto faticoso, si è stanchi morti ovviamente, però si è contenti, l'umore migliora, si diventa più positivi, il corpo reagisce diversamente anche quando facciamo magari una rampa di scale molto veloce. Allora quella è la ricompensa che il cervello va a cercare per essersi duramente allenato. Se per esempio studiamo uno strumento musicale, facciamo il nostro percorso di studio e la ricompensa sarà suonare bene la nostra canzoncina preferita o il nostro esercizio preferito. Le abitudini positive possono cambiare completamente la vita di una persona. Io ne ho avuto esperienza con i miei clienti, molti dei miei clienti, che cambiando piccole cose ogni giorno hanno trasformato completamente la loro vita e sono persone molto più felici. A volte sono schemi di pensiero, schemi di comportamento che vanno a
creare ostilità con gli altri, che vanno a creare ostilità anche con se stessi. Quindi è molto importante riconoscere quali sono le abitudini da cambiare e cambiarle. Una cosa molto importante quando si riconosce un'abitudine negativa è quella di interromperla capendo qual è il segnale che fa scatenare quell'abitudine negativa. Per esempio, l'altro giorno un mio cliente mi ha detto: sai, ogni volta che una persona mi dice no a una mia richiesta, a me mi parte l'incazzatura e incomincio a trattarla male, incomincio a mancare di rispetto, mi arrabbio tantissimo. E mi dice: questa cosa mi dispiace molto perché io non sono una persona aggressiva, non sono una persona che vuole fare male a nessuno, però mi parte in automatico. E già questa persona è molto avanti, perché aver riconosciuto questa cosa non è da tutti. Però nel momento in cui la persona gli dice no, lui ha creato dei nuovi schemi di comportamento che ha sostituito a quello precedente, e quindi ha cominciato a dirsi: un altro essere umano ha anche il diritto e la libertà di dirmi no alla mia richiesta, e quindi io lo devo rispettare, perché anch'io voglio essere rispettato quando dico no a qualcuno. Creare nuove abitudini ovviamente ha bisogno di un po' di tempo e un po' di impegno. Ti lascio 3 punti su cui riflettere come inizio per creare nuove abitudini. Inizia dal piccolo. Quando voglio cambiare la mia vita, non è che la posso cambiare da un giorno all'altro tutta, completamente, improvvisamente. Inizio da un piccolo passo e vado a creare passi uno dopo l'altro. Può essere una piccola cosa, per esempio partire la mattina ringraziando di essere vivi e bevendosi un bicchiere d'acqua perché fa bene alla salute, finire la giornata con un resoconto di che cosa si è fatto di buono per se stessi e per gli altri, se quel giorno lì si è offeso qualcuno, se si è stati offesi, che cosa significava quella cosa lì. Queste sono delle piccole abitudini che possono cambiare la vita e messe insieme ad altre piccole abitudini fanno veramente tanto la differenza. Stilare una lista di controllo. Quando parlavo di obiettivi, in qualche altro video ho parlato del piano d'azione. Il piano d'azione è tutta quella serie di azioni, appunto, che devo fare per raggiungere il mio obiettivo. In questo piano d'azione ci potrebbe essere anche questa lista delle nuove abitudini che io voglio sviluppare. Quindi che cosa faccio? Le metto tutte in lista in modo che quando vado a rileggere la lista me le ricordo e resto motivato. Creare un ambiente favorevole, e di questo ne ho già parlato in altre pillole anche di musica e di tecnica strumentale. Creare un ambiente favorevole è molto importante perché nella nostra natura spesso ci demotiviamo molto facilmente. Se noi però creiamo un ambiente favorevole, questo ambiente favorevole potrebbe influenzarci positivamente. Se io so che alcune mattine mi sveglio e non ho tanta voglia di allenarmi, se mi preparo i miei vestiti d'allenamento e le mie scarpe d'allenamento e le metto sulla sedia e quando mi sveglio la mattina è la prima cosa che vedo, probabilmente, e non è una garanzia, ma probabilmente sarò più motivata ad allenarmi quel giorno. Una cosa da tenere sempre a mente è che nel raggiungimento di obiettivi, ma anche nella formulazione di nuove abitudini, ci sono sempre degli ostacoli. Questo è normale. La vita stessa è piena di ostacoli, quindi figuriamoci nelle nuove abitudini. Potrebbero essere per esempio la mancanza di tempo, la mancanza di motivazione, la mancanza di supporto, che è molto importante. Per garantirsi un risultato, come dicevo prima, è molto importante avere un piano d'azione e un supporto sociale. Quindi il supporto sociale può essere dato dalla famiglia, dagli amici, da professionisti nel settore che ci possono dare una mano a rimanere motivati anche quando di motivazioni a volte ne abbiamo ben poche. Quindi in questo video abbiamo visto che cos'è un'abitudine, come è composta un'abitudine, da quali elementi è composta un'abitudine e alcuni punti strategici da tenere in considerazione per cambiare le nostre abitudini. Cambiare abitudini è sintomo di crescita perché le abitudini positive ci possono cambiare la vita e dare una svolta a cose che magari non si sono mai risolte, che ad un certo punto si è anche in grado di migliorare, sviluppare. Questo ci porta ad essere più motivati e a raggiungere i nostri obiettivi. Da Emanuela per il momento è tutto, sono sicura che questo contenuto potrà esserti utile anche come spunto di riflessione e io ti do appuntamento alla prossima pillola di coaching. Ciao ciao!